Ho trovato qualcosa. Ho trovato tutti i miei quaderni e libri delle elementari di quando ero piccola, piccola, piccola. Allora, questo quaderno, quando io ero in seconda elementare, quindi quando avevo circa 7 anni, e ho trovato delle cose interessanti. Ho trovato tanti esercizi e tante storie e ho pensato che è un ottimo esercizio da fare insieme. Per esempio, qui abbiamo una storia da leggere e qui abbiamo delle domande a cui io ho risposto qua sotto. Quindi ho pensato di fare un esercizio insieme, di provare a leggere questa storia. Io vi leggo questa storia lentamente, poi vi faccio le domande e voi dovete rispondere alle domande. Poi leggiamo di nuovo, leggiamo ancora una volta la storia lentamente, magari con una spiegazione o una traduzione in inglese se necessario, e poi controlliamo insieme le domande. Allora, il titolo della storia, la storia si intitola. Il titolo della storia è Il gallo presuntuoso. Il gallo presuntuoso. Un gallo è un animale che di solito vive nella fattoria. Il gallo è un animale della fattoria. Il gallo fa un verso. Il gallo canta. E in italiano il canto del gallo si chiama chicchiricchi. Chicchiricchi. Quindi il gallo è l'animale che la mattina molto presto sveglia tutti perché canta. No? Ciao patata. Perché canta. Quindi fa chicchiricchi. Quello è il gallo. Leggiamo perché è presuntuoso. C'era una volta un gallo superbo e presuntuoso. Credeva di essere lui a chiamare il sole perché ogni mattina si alzasse dal suo letto di nuvole e corresse ad illuminare la terra. Questo galletto andava in giro raccontando che il sole ubbidiva al suo comando. Lui si alzava all'alba, usciva dal pollaio, saltava su un palo della staccionata e cominciava a lanciare al cielo i suoi chicchiricchi. Il sole, pronto, appariva all'orizzonte. Solo allora il gallo andava a svegliare la sua numerosa famiglia e diceva: «Ho già svegliato il sole. Su, svelti, ora tocca a voi». Le galline, che hanno un cervello piccolo, credevano a quelle parole e lo guardavano ammirate. Una mattina, però, il gallo si addormentò. Quando si svegliò, disse: «Oh, povero me, non ho svegliato il sole». Dicendo queste parole, si precipitò fuori sull'aia. Il sole splendeva come al solito nel cielo e tutti i polli, le oche, i tacchini e le anatre si misero a ridere. Il gallo andò a nascondersi nel pollaio e per 3 giorni non si fece vedere in giro per la vergogna. Molto triste. Qui potete vedere dei disegni. Ci sono le galline, anzi questo è un gallo,
No, una gallina. Ci sono due galline, il sole, altre due galline nel pollaio, le galline nel pollaio con le uova e il gallo presuntuoso. Ok, vediamo le domande. Potete provare a mettere in pausa il video se volete provare a scrivere le risposte, oppure potete provare a dirle ad alta voce. Domanda numero 1. Qual era la bugia che raccontava il gallo? Una bugia è la non verità. Quando io dico io non mi chiamo Elena, questa è una bugia, non è vero. Io mi chiamo Elena. Quindi una bugia è non verità. Quindi cosa diceva il gallo che non è la verità? Seconda domanda, chi credeva alle sue parole? Terza domanda, cosa accadde di diverso una mattina? Cosa accade? Cosa accadde è passato remoto, quindi cosa è successo di diverso una mattina? Quarta domanda, dove si nascose il gallo? Nascose di nuovo passato remoto, quindi dove si nasconde il gallo? E quinta domanda, di che cosa si vergognava? Di cosa aveva vergogna il gallo? Vediamo insieme la storia di nuovo con magari una spiegazione, con dei sinonimi, se necessario una traduzione in inglese. C'era una volta è la nostra frase iniziale delle storie. Come in inglese si dice once upon a time, in italiano diciamo c'era una volta. Quindi tutte le fiabe, tutte le storie iniziano con c'era una volta. Un gallo superbo e presuntuoso, quindi un gallo non molto carino, non molto simpatico, superbo, che crede molto in sé, che si dà arie, che pensa di essere il migliore, il più importante. Credeva di essere lui a chiamare il sole perché ogni mattina si alzasse dal suo letto di nuvole e corresse a illuminare la terra. Allora, credeva di essere lui, quindi il gallo credeva di essere la persona, la cosa che chiamava il sole, che diceva al sole, dai, è ora di salire, è ora di splendere, è ora di svegliarsi. Si alzasse dal suo letto di nuvole. Il letto, questo è un letto di nuvole. Le nuvole sono nel cielo, quindi è metaforico, un letto di nuvole, il sole. E correre, a illuminare la terra. Questo galletto, quindi questo galletto è un vezzeggiativo, un galletto, quindi è come se vogliamo scherzare, un gallo importante, un galletto. Andava in giro, quindi andava da tutte le persone, andava in giro raccontando, dicendo che il sole ubbidiva al suo comando. Ubbidire vuol dire fare quello che una persona ti dice. Quando mia mamma mi dice metti in ordine la camera, io ubbidisco. Non è vero, non ubbidisco. Però dovrei ubbidire e dovrei mettere in ordine la camera, ma come vedete no. Quindi ubbidiva ogni comando, un comando, fai questo, fai quello. Lui si alzava all'alba, quindi il gallo si alzava all'alba prima del sole, usciva dal pollaio, abbiamo detto il pollaio è la casa delle galline, usciva dal pollaio, saltare su un palo della staccionata, la staccionata è intorno, e cominciava a lanciare al cielo i suoi chicchirichì. Il sole, pronto, appariva all'orizzonte, quindi usciva, appariva. Solo allora il gallo andava a svegliare la sua numerosa famiglia, quindi il gallo
Quando il gallo diceva è ora di alzarsi, il sole saliva, il gallo andava dalle galline e diceva è ora di svegliarsi. E diceva ho già svegliato il sole, su, svelti, ora tocca a voi. It's your turn, tocca a voi. Le galline, che hanno un cervello piccolo, è risaputo, si dice che le galline hanno un cervellino, un cervello piccolo. Quindi loro credevano a quelle parole, credono al gallo e lo guardavano ammirate. Oh, che importante, che bravo che sei. Una mattina però il gallo si addormentò. Qua arriva il problema. Il gallo non si sveglia una mattina, dorme, si addormenta. Quando si svegliò, disse: Oh, povero me, non ho svegliato il sole. Dicendo queste parole si precipitò sull'aia, quindi corre fuori. Il sole splendeva come al solito nel cielo, quindi il sole era su nel cielo e tutti i polli, tutte le galline, le oche, i tacchini e le anatre si misero a ridere. Il gallo andò a nascondersi nel pollaio, la casa delle galline, e per 3 giorni non si fece vedere in giro, quindi non esce, non vuole che nessuno lo veda, per la vergogna. Vergognarsi quando fai qualcosa di imbarazzante, hai vergogna. Ok, rivediamo insieme le domande con le risposte. Prima domanda. Qual era la bugia che raccontava il gallo? La bugia era che il gallo sveglia il sole è in alto grazie al gallo, non è vero. Io ho scritto, il gallo raccontava che era lui a svegliare il sole, giusto. Seconda domanda, chi credeva alle sue parole? Tutte le galline credevano alle sue parole. Alle parole del gallo credevano le galline, giusto. Terza domanda, cosa accadde di diverso una mattina e il gallo si addormenta? Quindi il gallo non si sveglia e non fa salire il sole. Una mattina accadde che il gallo continuasse a dormire. La grammatica non è molto giusta qua. Una mattina accadde che il gallo continuò a dormire. Quarta domanda, dove si nasconde il gallo? Abbiamo detto che il gallo si nasconde nel pollaio, nella casa delle galline. Qua, nel pollaio. Il gallo si nascose nel pollaio. Perfetto, Elena. Quinta domanda, di che cosa si vergognava? Si vergognava della sua bugia, di aver mentito, si vergogna perché tutti ridono di lui. Il gallo si vergognava di avere detto quella grossa bugia. Perfetto. Benissimo, questa era la nostra storia di oggi. Spero che vi sia piaciuta. Scrivete nei commenti le vostre risposte. Scrivete se vi è piaciuta la storia del gallo presuntuoso e ditemi se volete altre storie dal mio quaderno delle elementari.